Alba e vi do il benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi è il 3 dicembre e questo vuol dire solo una cosa: è ora di fare l'albero. Ovviamente questa non sarà l'unica cosa che farò. Il NaNoWriMo è appena finito, il che vuol dire che è tempo di concentrarmi su altri progetti di scrittura che non siano quello che ho portato a NaNoWriMo. Vi porterò con me mentre preparo il mio albero di Natale e vi porterò insieme a me mentre scrivo un nuovo articolo per Medium. Se siete pronti, direi che è ora di iniziare. Il primo passo è stato portato a termine, l'apertura dell'albero, ed è ora il momento di pensare alle palline. Come potete vedere, uno dei due contenitori mi si è aperto, avrebbero dovuto essere così e invece opsi! In ogni caso spero che nessuna si sia rotta. Prima regola: si inizia sempre dal fondo dell'albero. Mi sembrava ora di iniziare un po' a spiegare come il mio procedimento per scrivere articoli su Medium funziona solitamente. Per chi non lo sapesse, Medium è un sito che permette di pubblicare articoli su qualsiasi argomento. Io ho scritto principalmente articoli sulla scrittura, quindi consigli di scrittura, alcuni dei quali sono poi stati trasformati in video o viceversa, ho fatto prima il video e poi l'articolo. Il sito è principalmente in inglese ma accetta articoli di diverse lingue. Purtroppo però solo gli articoli in lingua inglese vengono distribuiti poi dalla piattaforma, perché è una piattaforma americana, di conseguenza favorisce la lingua inglese, per questo io scrivo in inglese. Quello che faccio solitamente è partire facendo del brainstorming a mano su un foglio di carta. Sto finendo di usare una vecchia agenda, ho già iniziato un nuovo blocco così da avere fogli sciolti e poter lavorare a più idee contemporaneamente. Quello che ho di solito è una lista iniziale di idee che aggiorno ogni volta che mi viene in mente un argomento di cui voglio trattare o un'idea. La prima fase è selezionare nel mio elenco di idee quella su cui voglio lavorare. Dopo aver scelto l'argomento, la seconda fase per me è il brainstorming, che avviene a mano, quindi sul mio pezzo di carta, la mia agendina, butto giù tutte le idee che ho relative all'argomento che ho scelto e lo faccio sotto forma spesso di pagina di diario o comunque di riflessione, e vado avanti finché ho delle idee, discuto con me stessa praticamente, faccio proprio brainstorming. Una volta finita questa fase rileggo quello che ho scritto e cerco di identificare quegli elementi che diciamo sono i veri e propri consigli per risolvere il problema, o comunque quegli elementi che userò come tappe all'interno dell'articolo. Una volta che le ho identificate, se c'è bisogno faccio altro brainstorming per approfondirle, varia un po' da situazione a situazione. Quando sono sicura di non poter fare più niente a mano, uso Notion, ho un template su Notion in cui inserisco sotto forma di elenco puntato i vari argomenti che voglio toccare. In questa fase mi occupo di mettere proprio le idee di cui voglio parlare. Una volta che ho lo scheletro dell'articolo, prendo un punto alla volta e scrivo cosa voglio dire in relazione a quel punto e vado così fino alla fine. In questo modo, diciamo, parto da uno scheletro e poi riempio i vari spazi. Una volta che ho concluso, rileggo e inizia la parte in cui trasformo le informazioni in un articolo vero e proprio e faccio la scrittura vera e propria con la divisione in sezioni e tutto il resto. E questa prima fase avviene al computer. Una volta che l'ho finita, copio e incollo all'interno di Medium come draft, rileggo, controllo, aggiungo le immagini, lo formatto in modo da rendermi conto di come appare finché non raggiungo la forma finale, e poi lo invio a una delle pubblicazioni per le quali scrivo all'interno del sito. Vedrete poi meglio con un esempio, ma in ogni caso volevo darvi questa generale visione di come procedo solitamente.
e abbiamo ufficialmente completato l'albero di Natale e ora quindi il momento di scrivere. Come dicevo prima, il primo passo è fare brainstorming a mano. Ho quindi qui la mia agendina che appunto userò per questo proposito. L'articolo che porterò come esempio ha come tema come evitare di bloccarsi mentre si scrive una storia, specialmente durante periodi come appunto il NaNoWriMo. La maggior parte delle idee per questo articolo mi sono venute durante il NaNoWriMo, perché ovviamente ho dovuto trovare dei modi per non restare troppo bloccata sulla storia e continuare a scrivere in modo da raggiungere il goal giornaliero. Avevo già scritto qualche appunto, adesso riprenderò tutto da capo in modo da avere un'idea un pochino più completa di tutto quello che voglio inserire nell'articolo. Ho finito il mio brainstorming, ho integrato quello che avevo già scritto nel corso delle settimane prima di novembre e quello che avevo scritto durante il mese. A questo punto solitamente vado a vedere su Medium come altre persone che hanno scritto dello stesso argomento hanno impostato i loro articoli per avere un'idea di come impostare il mio articolo, quale metodo ha avuto più riscontri a livello proprio di letture eccetera, e in generale vedere se ci sono delle idee che non avevo considerato che possono essere integrate e rielaborate all'interno del mio articolo. Ho concluso la fase di brainstorming e la fase di ricerca, ho trovato solo un paio di articoli che parlavano esattamente di quello che volevo. Uno mi ha aiutato ad approfondire ulteriormente l'argomento e a collegarlo con altri articoli che avevo già scritto. Il prossimo passo è copiare tutto quello che ho scritto a mano su Notion e vi farò vedere come dallo schermo del mio computer. Ho messo un titolo provvisorio, lo stato che è idea. Aggiungerò qui la scheda relativa al video quando girerò un video su questo argomento, e curated è per quegli articoli che sono stati curati dal sito, quindi quando avviene semplicemente lo seleziono così so che quell'articolo è stato curato. Questo è il sito che uso per analizzare il titolo dell'articolo. Qui poi abbiamo altre sezioni, abbiamo i titoli possibili. È un sito che uso per scrivere il titolo con le maiuscole al punto giusto, come dovrebbe essere quando si scrive un articolo. Di fianco ho la mia checklist, come vedete il brainstorming è quello che ho già fatto. Adesso dovrò scrivere partendo dai toggle, che sono questi simbolini per fare, diciamo, l'elenco puntato e che sono molto importanti perché ti permettono di fare questo, quindi si aprono e sotto puoi scrivere delle sottosezioni, quindi sono molto utili per scrivere brevemente quello di cui hai bisogno e poi approfondire in ogni toggle l'argomento. Poi ho, come dicevo, mettere su Medium come draft, poi editare direttamente su Medium e formattare, trovare un titolo, formattare l'intero articolo in base a quello che la pubblicazione a cui lo manderò vorrà, aggiungere le immagini assicurandomi che ci sono i crediti e poi mandarlo alla pubblicazione. Qui è dove faccio il brainstorming e dove adesso copierò il necessario, qua di solito dove copio e incollo la draft finale già pubblicata, giusto per averla. Quindi adesso mi metterò al lavoro. Una volta conclusa questa parte mi ritrovo con lo scheletro dell'articolo, tutti i punti che voglio prendere in considerazione e appunti interni relativi alle varie sezioni. Ora è il momento di usare i toggle per riempire questo scheletro e arrivare all'articolo vero e proprio.
Il giorno dopo io ho appena finito di riempire il mio scheletro, diciamo così, su Notion. Adesso copierò e incollerò quello che ho su Medium come draft, in modo da poter iniziare ad impostarlo come articolo e vedere come le diverse sezioni appariranno nel prodotto finale. In questa fase aggiungo cose come link agli articoli precedenti se ho già trattato argomenti simili, o link a risorse esterne di cui ho parlato, oppure immagini che aiutano a spiegare meglio i vari punti che ho toccato. Credo che sia la parte migliore dell'intero processo, perché mi dà la possibilità di vedere visivamente come l'articolo apparirà appunto una volta pubblicato. Ho buona fiducia in questo articolo, mi piace e penso che sarà molto utile, soprattutto per coloro i quali hanno appena finito il NaNoWriMo e potrebbero essere un pochino bloccati. Quindi, senza ulteriori indugi, passiamo alla prossima fase. È ora di copiare l'intero articolo nelle draft di Medium e copio e incollo tutto. Come vedete, ovviamente la formattazione è quello che è, quindi la prima cosa che faccio è identificare quali sono le headings e rimuovere tutti questi punti, così poi so cosa va integrato all'interno della stessa sezione. Una volta completata questa frase, rileggo e cambio tutto quello che devo cambiare, aggiungo tutti i dettagli, i link appunto che ho bisogno di aggiungere e praticamente completo una prima stesura dell'articolo correggendo tutti questi errori di grammatica o concordanza o punteggiatura che ovviamente ho fatto nella prima fase. Una volta completata quella fase, di solito lascio passare un po' di tempo e poi rileggo tutto da capo e aggiungo le ultime cose, come ad esempio le foto o il titolo e il sottotitolo dell'articolo, e faccio la formattazione vera e propria, ma quella sarà appunto la parte successiva. Per ora siamo ancora agli inizi. Ho appena finito di correggere, rileggere e formattare il mio articolo su Medium e l'ho appena mandato alla mia beta, in modo che possa dirmi se funziona, se non funziona e in generale darmi un parere. Mentre aspetto il suo feedback mi preoccuperò di trovare un titolo e sottotitolo adatti e li aggiungerò all'articolo formattandoli, e in generale lavorerò sulla formattazione. Dopo aver integrato il suo feedback rileggerò nuovamente tutto, mi assicurerò che sia pronto e una volta che sarà così manderò l'articolo alla pubblicazione. La ricerca di un titolo è sempre molto complicata per me, soprattutto con un sottotitolo, perché il titolo e l'immagine che viene presentata con l'articolo sono le prime cose che il lettore vede, di conseguenza sono molto importanti, insieme ovviamente alle prime righe. Se non riesce a coinvolgere il lettore dalle prime righe, le possibilità che finisca di leggere tutto l'articolo sono ovviamente inferiori. Quindi il prossimo passo è trovare il titolo e il sottotitolo adatti. Visto che ormai sono le 7:30 di sera, direi che questa parte andrà sicuramente a domani. Penso di riuscire a finire l'intero articolo domani e inviarlo. Sono giusto alle fasi finali del processo, quindi dita incrociate? Ho fatto un po' di brainstorming per i titoli ieri sera, come avete visto dal filmato, e alla fine penso di aver scelto quello che voglio includere. Mi piace molto il suggerimento della mia beta di fare riferimento al blocco dello scrittore nel titolo, in modo da attirare più traffico. Quindi la prima parte, il titolo, sarà Writer's Block, no thanks. Come sottotitolo ho messo consigli e trucchi per evitare di bloccarsi e continuare a scrivere. Come immagine ho poi scelto questa qui, mi piaceva molto e c'è una pianta grassa, quindi sicuramente perfetta per me. Vi farò ora vedere le sezioni in cui ho finito per dividere l'articolo, così posso anche tradurle. Qui abbiamo il titolo e il sottotitolo e appunto vi ho fatto vedere l'immagine. Ho iniziato con una piccola introduzione, il cui scopo è appunto introdurre l'argomento e coinvolgere il lettore. Come dicevo prima, questa è una parte molto importante insieme all'immagine, al titolo e al sottotitolo, perché se non attiri l'interesse del lettore fin dalle prime righe,
non finirà mai di leggere l'articolo. Le diverse sezioni in cui ho diviso l'articolo sono poi queste. La prima sezione è: cerca di ricordarti perché hai deciso di scrivere quella storia. La seconda è: metti insieme un kit di ispirazione, e ho incluso delle foto di alcune cose che faccio per ispirarmi, quindi la mia playlist e la mia Pinterest board. La prossima sezione è: fai una pausa, divisa in due diversi tipi di pausa. Poi c'è usa i dialoghi. Queste erano due sezioni separate, ma sul suggerimento della mia beta le ho unite, quindi usa segnaposto e parentesi quando non sai qualcosa, in modo da non bloccarti per fare ricerche o decidere in quel momento. E ho aggiunto un piccolo esempio che è scritto proprio random per far meglio capire. Cerco di usare le foto quando possibile per aiutare il lettore a capire meglio i miei esempi, ma anche per rendere il tutto un pochino più carino, interattivo, invece che un solo testo. Parla della storia con un altro scrittore, guarda la storia nella sua interezza, cambia lo strumento di scrittura, osserva altri scrittori per trovare l'ispirazione, lascia perdere il perfezionismo, e ho chiuso proprio con 2 righe di ringraziamento, giusto per non interrompere. L'ultima fase del processo è appunto la rilettura e un ultimo controllo della formattazione. In generale ci sono degli elementi particolari della formattazione, come il fatto che il titolo deve essere formattato con le lettere maiuscole, i nomi delle sezioni devono essere una certa misura, la foto deve essere di una certa misura e così. In generale tutte le pubblicazioni mantengono più o meno gli stessi criteri. In questo caso io so già a quale pubblicazione voglio mandare questo articolo, di conseguenza andrò a controllare direttamente sulla loro pagina per assicurarmi di aver messo tutto come debba essere messo. È il momento di pubblicarlo, e visto che io voglio pubblicarlo in una delle varie pubblicazioni per cui scrivo, devo cliccare su questi 3 puntini e poi su aggiungi alla pubblicazione. Sono membro di diverse pubblicazioni, la maggior parte sulla scrittura, e visto che questo articolo è su come superare il blocco dello scrittore, quindi su consigli di scrittura, le 3 pubblicazioni tra cui devo scegliere sono The Writing Cooperative, The Brave Writer e Bulletproof Writers. Di queste 3, quella con cui ho avuto più riscontri è stata The Writing Cooperative. È una di quelle più famose, conta più di 200.000 follower e ho avuto più riscontri in quella rispetto alle altre, quindi visto che è un po' che non scrivo ho deciso di andare direttamente per questa, quindi la seleziono e confermo. Una volta fatto questo, per mandarla devo cliccare su questo tasto e devo aggiungere i tag. In questo caso direi che questi 5: scrittura, blocco dello scrittore, consigli e trucchi, consigli di scrittura e migliorarsi. Una volta finito controllo che l'immagine funzioni bene, il titolo e il sottotitolo. Una volta che sono sicura che tutto questo vada bene, la mando alla pubblicazione. E adesso non ci resta che aspettare. Con questo concludiamo il video di oggi. Spero che questa nuova tipologia di video vi sia piaciuta. È stato un po' un misto tra un vlog e qualcosa in cui spiego il mio processo di scrittura, e non avevo mai fatto niente del genere, quindi spero vi sia appunto piaciuto. Come sempre vi invito a mettere mi piace e iscrivervi al canale per sostenermi. In descrizione trovate i miei social network e i siti di scrittura dove potete leggere le mie fanfiction e storie originali. Come sempre vi auguro buona scrittura e un buon Natale!